Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. I materiali necessari per questo progetto sono pochissimi. Intanto avete bisogno di 4 marcapunti, un ago per lana oppure anche uno di metallo, decidete voi, un paio di forbici, il metro e l'uncinetto numero 5. Per quanto riguarda il filato, io l'ho già messo all'opera perché come al solito ho fatto una prova, avevo una rocca di questa bellissima fettuccia e la prova mi è piaciuta talmente tanto che non l'ho disfatta, quindi oggi il progetto sarà questo, che poi lo indosso e lo vedrete e vi spiego come è stato costruito. Però per darvi la dimostrazione di come viene fatto andrò a utilizzare il cotone ecologico e l'uncinetto numero 4, ma giusto per farvi vedere tutti i passaggi. Ma per quanto riguarda il progetto, è stato fatto con il filato Dorotea, che è questa bellissima fettuccia, ed è composta, adesso ve lo dico subito, è composta dal 50% di cotone e 50 poliestere. Ha 200 grammi la rocca, che io come notate l'ho già utilizzata, e sono 460 metri da utilizzare con i feri 5 e 7, uncinetto 4,5 6,5. Infatti io ho utilizzato il 5, quindi quando fra poco nel video progetto vedrete che andrò a utilizzare un filato diverso e un uncinetto diverso, semplicemente perché ho creato il progetto, l'ho finito, quindi mi dispiaceva veramente tanto disfarlo per la dimostrazione, e la dimostrazione ve lo faccio vedere con un altro. Adesso metto via tutto e vi faccio vedere il progetto finito. Per quanto riguarda la fettuccia, scusate, è una fettuccia piatta, però si gonfia tantissimo, quindi è veramente leggera e anche bella da lavorare. Questo progetto è un progetto top down. Iniziamo da una mattonella, perché questa è una mattonella, si crea il centro molto grande e si lavora sui 4 lati e poi se ne crea un'altra in fila fino ad arrivare a creare una canotta. Questo è il davanti che ha 4 mattonelle e la parte dietro ne ha 3. Voi direte come mai non è uguale? Semplicemente perché abbiamo delle bretelle comunque molto corpose. Se le avessi fatte 4 e 4, le bretelle stavano un po' troppo sulle spalle, sul margine in pratica, e rischiavano di cadere spesso e volentieri, quindi ho deciso di stringere sulla schiena leggermente. Questa è una questione di pratica, però non la vi vieta di farli uguali identici. Adesso io prendo un attimo gli appunti e vi dico tutti i conti che dovete fare, non vi spaventate, non sono tanti, ma dovete capire la logica che ci sta dietro. Dopo aver fatto quindi tutte le mattonelle necessarie per creare il davanti, il dietro e le bretelle sulle spalle, andiamo a capire quanta è la nostra circonferenza. Mi spiego meglio: se dobbiamo fare un vestito prenderemo anche quella dei fianchi in considerazione, se dobbiamo fare semplicemente una canotta come questa prendiamo in considerazione quella del seno. Io non la volevo molto larga, quindi ho preso in considerazione quella del seno abbastanza fissa, perché comunque essendo una fettuccia il lavoro tende a essere molto più elastico. Togliamo la somma della circonferenza del davanti e il dietro, che poi adesso ve la farò vedere, e la differenza la distribuiamo sui laterali, tenendo sempre presente il multiplo, che in questo caso è un multiplo di 3. Bene, ora iniziamo a vedere un attimo anche i conti sulla carta. Questa è la mia mattonella, abbiamo 5 catenelle centrali, dopodiché abbiamo 5 maglie alte per lato divise da una catenella. Con il filato Dorotea con l'uncinetto numero 5 e ho circa 5 cm. Quindi come ho fatto? Sul davanti sicuramente mi servono circa 20 cm perché ho bisogno comunque di avere delle bretelle normali, non troppo centrali ma neanche troppo laterali. Poi deciso il davanti che è di circa 20 cm e a me mi servono 4 mattonelle, ok? Per il dietro ne ho tolta una, così le bretelle stavano un po' più centrali, non scendevano dalle spalle.
Per le bretelle servono da 35 a 40 cm. Questo dipende da come vi piace indossare le canotte, un po' più scolate, un po' meno scolate. Io ne ho messe 8, siccome ha circa 5 cm o circa 40. Sono veramente tanto lunghe, però siccome non conosco il filato Dorotea perché è nuovo, quindi non so come si comporta dopo un lavaggio, ho detto è meglio se le faccio un po' più lunghe che più corte. In totale sono queste, ne ho 8 più 8 che sono 16, più 4 sono 20 e con 3 sono 23 mattonelle da fare, però non sono divise. Adesso vi farò vedere la lavorazione. Dopo aver capito questi conti, che per quanto mi riguarda per tutte sono 20 sul davanti e gli altri più o meno sono gli stessi, devo capire quanti sono i centimetri che mi serve da una parte e dall'altra per poterla indossare. Io avevo la circonferenza 84, quindi ho fatto 84 meno 20 del davanti e 15 del dietro, mi è uscito fuori 49, quindi ho circa 25 centimetri da mettere su un lato e 25 da un altro. Ho arrontodato perché non dovete essere precisi. L'unica cosa per stare attenti è il multiplo deve essere un multiplo di 3. Adesso io prendo l'uncinetto, il filo in mano e avviamo tutto insieme. Sicuramente questo filato è molto più sottile, quindi questi conti non torneranno, però questi conti voi li dovete fare in base al vostro filato, al vostro uncinetto. Quindi creata la prima mattonella, prendete i numeri, i conti, e in base a questo riuscite a capire quante ne dovete fare. Perché se la mia mattonella, perché uso un fil di Scozia molto sottile, è solo, esempio, 2 cm, per arrivare a 20 a me sul davanti me ne servono 10, sul dietro per arrivare a 15 me ne servono 8, quindi per arrivare dai 35 ai 40 sulla bretella e sull'altra me ne servono ancora di più. Quindi mi raccomando, fate la prima mattonella che è piccolissima e un giro solo, prendete le misure in base al vostro filato, al vostro uncinetto, e in base a quello riusciamo a sviluppare tutto il resto. Mi ripeto, io i conti che vi ho fatto prima sono sul filato Dorotea, quindi con l'uncinetto numero 5 e con la fettuccia, ok? Quindi questi qua io andrò a utilizzare sempre 23 mattonelle eccetera per farvi capire il progetto qua sotto. Però se dovessi fare il progetto vero e proprio con questo filato qua dovrei fare altri conti, quindi mi raccomando, dopo non andate un attimo in confusione. Allora, prima di tutto prendete il filato, andiamo a fare il nodino e andiamo a fare 5 catenelle. Ci chiudiamo sulla prima con una maglia bassissima. Queste mattonelle le lavoriamo metà. Adesso vi faccio vedere. In pratica ci alziamo con 3 catenelle, carichiamo, andiamo a fare altre 4 maglie alte per un totale di 5, tre, 4 e 5, poi facciamo una catenella e facciamo altre 5 maglie alte. La prima, la seconda, terza, quarta e quinta. Voi adesso già dovete appoggiare il lavoro sul piano di lavoro, prendere il metro e capire quanto è la misura della vostra mattonella. Quindi in questo caso, nel mio caso, se avessi dovuto fare il progetto con questo filato, quindi con lui, avevo solo 4 cm, quindi sul davanti non mi servivano 5 mattonelle,
scusate 4 ma 5. Questo per farvi capire come si fa adeguare i conti per qualsiasi filato. Ok, però voi non dovete farlo, cioè nel senso non dovete prendere in considerazione queste misure qua, ma dovete prendere in considerazione queste se avete il filato Dorotea o qualcosa di simile. Ora iniziamo subito a fare anche la seconda mattonella. Per fare la seconda mattonella noi non dobbiamo tagliare il filo, ma andiamo a fare una maglia alta che è formata da 3 catenelle, poi ne aggiungiamo 5 che sono quelle centrali, vedete? Rientro nella terza, quindi 1 2 3, vado a fare una maglia bassissima, cammino sulle altre due facendo una seconda maglia bassissima e una terza maglia bassissima, giro il lavoro, carico e vado a lavorare qui nel cerchio altre 3, scusatemi, 4 maglie alte per un totale di 5. 4 e 5. Catenella, vado a fare le altre 5. Ora che ho finito la seconda mattonella, metà in realtà, vado a fare sempre 8 catenelle e fare la terza. Sono 3 4 5 6 7 e 8, quindi mi chiudo 1 2 3 nella terza, maglia bassissima, seconda maglia bassissima e terza maglia bassissima, giro il lavoro e vado a fare metà della mattonella. Io andrò adesso a farne 23, uguale identico il modello che ho sotto mano, quindi adesso io lo metto via questo e ci concentriamo per crearle. Voi direte, ma c'ho una mattonella sul davanti e una sul dietro. No, perché quando andiamo a fare l'altra metà li aggiustiamo facendole stare sullo stesso lato. Diventano con l'indosso, quando lo andiamo a indossare, queste mattonelle diventano tonde, quindi sembrano dei cerchi fatti apposta. In realtà sono delle mattonelle, però questa è una questione estetica che a me piace tantissimo. Ora vado a farne 23, ci ritroviamo per completarle. Ho creato le mie metà delle mattonelle che sono 23, ho già messo anche i marcapunti. Il primo l'ho messo dopo 4, il secondo dopo 8, il terzo dopo 3, quindi siamo già sulla schiena e manca l'altra bretella. Ora andiamo a mettere tutte le mattonelle sul davanti, quindi le mettiamo in questa maniera così, tutto sul davanti. Ve le passate alle mani, ma comunque sono facilissime anche da aggiustare appena iniziate la seconda metà. E ci chiudiamo qui con una maglia bassissima proprio sulla prima. Qui dovrebbe essere l'altro marcapunti, il quarto. A questo punto andiamo a fare una catenella e continuiamo con l'altra metà della mattonella. Come si fa? Semplicemente facciamo 5 maglie alte, poi facciamo una catenella, carichiamo e facciamo le altre 5 maglie alte. Avrei dovuto nascondere anche il cappietto, mi sono dimenticata. 4 e 5. Ora manteniamo tutto sul davanti, a
questo era già sul dietro, quindi manteniamolo da questa parte, e caricate direttamente, andate a fare l'altra metà facendo sempre 5 maglie alte, una catenella e 5 maglie alte. Finita, passiamo alla prossima e così via. Questo per tutte e tre, per tutte le 23. Dopo che abbiamo fatto questo, bisogna prendere le misure, che ce l'avete già sul quaderno che ho fatto la grafica, e io andrò già a continuare per mettere tutti i centimetri necessari per la circonferenza, che lo facciamo insieme. Dopo aver messo tutto sul davanti, quindi che non ci siano dei giri, io qui vado a chiudere, però l'ho dovuta girare, vedete, già 2 volte, perché sennò il lavoro non andava sul dritto, deve stare tutto dalla stessa parte. E ora mi chiudo qui nel primo punto con una maglia bassissima, vedete, deve stare così, non fa niente se ci sono queste torsioni qua, perché intanto l'abbiamo aggiustata, quindi non ci sono problemi. Adesso io praticamente mi ritrovo sulla parte davanti, vi ricordate i 4, quindi il mio lavoro si piega in questa maniera. Queste sono le bretelle, questa è la parte dietro, adesso ve la aggiusto. Quindi queste sono le bretelle, in pratica ho una bretella, la seconda, il davanti e il dietro. Adesso io so che questi sono 20 centimetri, questi dietro sono 15, quindi se voi avete la circonferenza del seno 100, dovete fare 100 meno 20 meno 15, quello che rimane lo dovete dividere per 2. Io la mia circonferenza ce l'avevo 84, ho fatto meno 20 meno 15 è uscito 49, 49 diviso 2 è circa 25 centimetri, quindi mi servono 25 centimetri qua e 25 qui. Però questi 25 centimetri devono avere il multiplo del 3. Nel pezzo originale, che adesso ve lo faccio vedere, in pratica io ho messo 33 catenelle da una parte, queste qui, e ho messo 33 catenelle dall'altra parte, quindi queste qua, 33 e 33, più quello che avevo davanti e quello che avevo dietro. Io adesso andrò a fare lo stesso lavoro sul modello, anche se è piccolo perché il filo è diverso. Mi raccomando, voi dovete tenere le indicazioni del filato Dorotea. Qui dove ho concluso, quindi ho unito, andiamo direttamente a iniziare il corpo della canota facendo semplicemente 3 catenelle più una di separazione, carico, rientro qua in mezzo e vado a fare una maglia alta, quindi questo è un punto a V. Carico l'uncinetto, conto 1 2, nel terzo punto di base vado a fare un altro punto a V formato da una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta. Carico, dove c'è la catenella di separazione, questo è un lato, secondo, terzo e quarto, quindi qui dove c'è la catenella entro direttamente, vado a fare un punto a V, maglia alta, catenella e maglia alta. Carico 1 e 2, nel terzo punto di base vado a fare un punto a V. Questo è il lato del davanti. In pratica noi ci siamo uniti qua, vi ricordate? Quindi io ho 1 2 3 e 4 motivi, marcapunti qua, quindi fin qui faccio questo motivo a V. Arrivate qui, vi dico quello che dovete fare. Mi dimenticavo un passaggio: quando finite una mattonella, quindi la fate tutta, andate anche qui nell'intermedio dove c'è l'unione tra le due mattonelle e fate un altro punto a V direttamente in mezzo. Quindi voi dovete averne uno iniziale che è quello intermedio, 3 lavorate sulla mattonella e c'è anche l'altro intermedio e così via. Lo andiamo a fare fino ad arrivare al marcapunti giallo.
vado a fare anche l'ultimo punto a V. Per me sono bastate 4 mattonelle per arrivare a 20 cm, ma se voi cambiate filato ve ne servono 10, ne fate 10, oppure il filato è molto grosso, ve ne bastano 3. Questo dipende dal filato. Arrivati a questo punto andiamo a fare, nel mio caso, 33 catenelle. Dopo 33 catenelle che sono qui, quindi io mi ero fermata qua dove c'è il marcapunti giallo, mantengo le mattonelle sullo stesso lato e vado qua dove c'è il marcapunti azzurro, che è il primo della schiena. Di conseguenza carico l'uncinetto, entro qui tra la mattonella e l'altra e vado a fare un punto a V. Questo è il primo punto a V. Carico, salto 2 punti, vado nel terzo e vado a fare il prossimo. Questo per 3 mattonelle fino a che arrivo a questo verde. Mi direte, ma perché sul dietro sono 3, sul davanti sono 4? È per una mia scelta semplicemente di design e anche per il fatto che non devono scendere dalle spalle le bretelle. Però nulla vi vieta di fare 20-20, però sicuramente con un modo che dietro sono un po' più strette, più vicine una all'altra, scendono un po' meno dalle spalle, quindi l'ho fatto semplicemente per una scelta di comodità. Ora vado a lavorare tutti i punti a V fino ad arrivare al marcapunti verde. Quando arrivo qua vado a fare 33 catenelle e mi chiudo insieme a voi qui davanti, qui dove ho iniziato, proprio qua sul primo punto a V. Ora che ho finito anche le altre 33 catenelle, mi vado a chiudere qui sulla terza catenella del primo punto ventaglio con una maglia bassissima. Adesso lo giriamo insieme. In pratica il mio lavoro è questo qua. Quindi questa è una bretella per i fatti suoi, questa è un'altra, e qui in pratica abbiamo il dietro, che è questo qua, e il davanti, che è un po' più largo. Quindi io devo lavorare su queste catenelle sul davanti e sul dietro, e ora lo facciamo. Da adesso in poi noi ogni giro dobbiamo cambiare verso, ok? Quindi per avere i motivi tutti dritti non si va a lavorare in tondo senza cambiare, si lavora in tondo che non ci sono cuciture, però ogni riga cambiamo verso. Riprendo il mio filo, mi sono chiusa qui, rientro con una maglia bassissima proprio nel primo ventaglio lavorato, vado a fare 1, 2, 3, 4 catenelle, giro il lavoro perché devo girarlo, mi sono sbagliata col gomitolo, prendo il filo, rientro qua nel punto a V e vado a fare un punto a V, il primo, poi una catenella, ci abbiamo la maglia alta che è per lui, quindi una la salto nel secondo punto, quindi la seconda catenella vado a fare la maglia alta, una catenella e rientro lì e vado a fare il punto a V. Poi devo saltare 1 e 2, nel terzo vado a fare il punto a V. Quindi solo qui la prima volta salto un punto, dopodiché devo andare a saltare 2 di base per andare ad avere il multiplo giusto. Carico, salto 1, 2, vado. Adesso vi faccio vedere la continuazione sul pezzo originale, perché questo ormai avete capito come si fa il metodo, e ci ritroviamo dove lo indosso. Guardate, ve lo faccio vedere al contrario, che così siete più tranquille. In pratica noi adesso andiamo a lavorare in ogni riga sempre nel punto a V. Andiamo, ci chiudiamo qua, ripartiamo da una parte, arriviamo qui, ci chiudiamo, ripartiamo dall'altra parte, però non ci sono cuciture, vedete? Quindi è molto facile.
l'altezza per la quale dovete lavorare decidete voi, potete fare una canotta o, come ho detto prima, un vestito o un copricostume o quello che desiderate, ma intanto il punto è questo. Quindi il lavoro è finito. Ora a me non mi resta altro che indossarlo e vedere come mi sta finito, quindi ci ritroviamo fra poco. Eccolo indossato il mio progetto. Vi confermo che la fettuccia è molto morbida e nel lavoro tende a gonfiarsi tanto. Vi spiego anche come l'ho capito. Semplicemente tra la prova che avevo fatto nel provarla, quindi indossarla, e oggi le mie bretelle si sono allungate, quindi hanno perso la tensione iniziale e si sono leggermente allungate. Di conseguenza cercate di metterne meno di 40 cm. Io ne ho fatti 40, è un po' esagerato, già su 35 andavo meglio perché mi veniva un po' meno scolata. Poi vi faccio vedere anche la parte dietro. Allora, sul davanti ne ho messi 4, sono circa 21 cm e mezzo, quindi quasi 22. Sulla parte dietro ne ho usati solo 3. Così facendo vedete che le bretelle tendono a stare più vicine e non mi scendono dalle spalle. Ecco perché questa differenza. Potete sicuramente fare sia a 20 che sul davanti che dietro, però magari col movimento rischiate che vi scendano in questa maniera tipo dalle spalle, cosa che io non volevo. Centrandole sulla schiena ho fatto sì che loro stiano vicine, quindi non mi scendono, ma sul davanti il décolleté è bello evidente e anche a balconcino, anche se il reggiseno sotto è ancora un po' più largo, quindi non volevo neanche esagerare, magari mettendone 5, magari sarebbe stato un po' esagerato. Poi, dopo aver fatto questo, quindi aver capito la distanza del davanti e del dietro, calcoliamo bene le bretelle. In questo momento vi dico 35 cm e non andate oltre perché veramente diventa scolata troppo col tempo. In base alla vostra taglia dovete calcolare quante catenelle mettere da una parte e quante dall'altra. Nel mio caso sono 33 e 33, ho circa 25 cm, 25 cm. Questi centimetri devono essere multiplo di 3 perché noi continuiamo a lavorare col punto a V che riprendiamo sul davanti e il dietro, ma anche su queste catenelle, dove io mi sono fermata con la spiegazione perché è facilissimo. È un lavoro senza cuciture, di conseguenza è un top down e si lavora in tondo, cioè portiamo avanti tutto il lavoro, non portiamo avanti solo il dietro, il davanti oppure il dietro, ma dovete cambiare riga ogni riga, cioè se una volta iniziate verso destra, la volta dopo iniziate verso la sinistra. Così facendo abbiamo tutti i motivi lineari e non sono leggermente obliqui. Credo che sia uno dei progetti più facili che io abbia fatto sul mio canale. Questa parte qua decorativa, se non vi piace, la potete sostituire anche con la maglia alta. Iniziate facendo la scolatura per il davanti, il dietro, anche per le bretelle, lavorate qualche riga maglia alta, dopodiché andate a lavorare il resto. Se non capite questo passaggio sicuramente possiamo fare anche un progetto perché sono veramente facili. La trovo molto leggera, come vedete mi sta dritta, quindi non mi sta appiccicata addosso pur avendo la catenella tra le maglie alte. Questo perché devo dire che è una fettuccia, un filato che sta molto bene e rispetta molto il lavoro, quindi sono veramente contenta. Ripeto, mi dispiace che non ve l'ho fatto vedere direttamente con il filato Dorotea, ma era talmente bello all'inizio che mi sono dispiaciuto disfarlo. Ero già arrivata più o meno qua, avrei dovuto disfare tutta questa parte e rifarla insieme a voi, ma mi sono detta è talmente facile. Poi è normale che ognuna di noi ha un filato predefinito e magari preferito, che sicuramente non andate per forza a utilizzare questa fettuccia, anche se io la consiglio. Vi dico anche un'altra chicca che l'ho già scritta su uno dei commenti nell'apertura del pacco, in realtà più che apertura dove ho presentato il filato. È bellissimo vedere una canotta come questa con un punto così facile e fare una borsa simile, quindi voi praticamente vi troverete con un set veramente bello, o se no anche una giacca, perché è un punto veramente carino, facile ed è alla portata di tutti. Bene, mi faccio un attimo il giro che così lo vedete meglio.
A me non mi resta altro che leggere i commenti e sapere se veramente vi piace. Io sono contenta perché è velocissimo, è facile ed è alla portata di tutti. Poi soprattutto va bene per ogni fisico, soprattutto adesso che è arrivato il caldo. Io vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo al prossimo video progetto.